Eccoci qua ragazzi, bentornati sul canale, benvenuti sul canale per chi passa per la prima volta sotto questo contenuto. Facciamo un attimo il punto della situazione per quanto riguarda la Supercoppa. La sfidante del Napoli che è uscita ieri dalla seconda semifinale. La situazione Popovic è solamente uno sguardo alla notizia bomba di ieri. Il Napoli è indagato per la situazione Osimhen, ma non entriamo nel dettaglio perché le situazioni sono ancora poco chiare, quindi essendo io diciamo quasi fuori luogo e poco competente a livello giuridico, mi attengo a ciò che ho letto e ho sentito da vari avvocati. Poi quando la situazione sarà diciamo molto più chiara, ne parleremo nel dettaglio. Partiamo senza ovviamente perdere tanto tempo, vediamo un attimo la finalista che insieme a Napoli ovviamente si giocherà la Supercoppa. Ci mettiamo le statistiche qui: vittoria schiacciante dell'Inter ieri, vittoria schiacciante e grande prestazione dell'Inter, perché poi c'è da dire anche questo, i numeri parlano chiaro, un 3,36 di XG che è abbastanza alto assolutamente, 61% di possesso palla, 23 tiri totali, 7 nello specchio, 12 fuori e 4 fermati, eh, 108 km corsi rispetto ai 114. La Lazio è la squadra che corre di più in Serie A, ma l'Inter comunque con 108 km non è che abbia appunto camminato o quantomeno sia stata ferma in campo nella maniera più assoluta. L'Inter che corre meglio sicuramente, è una Lazio che ha corso appresso all'avversario ieri per tutta la partita, praticamente ha giocato a mio avviso solo l'Inter. L'XG della Lazio parla chiaro, 0,31 con nemmeno il 40% di possesso, che per una squadra di Sarri sembrano statistiche molto ma molto strane. L'Inter è entrata in campo così come faceva il Napoli l'anno scorso. I primi 20 minuti mette le cose in chiaro, devi posare i 3 punti e non c'è niente da fare. Nei primi 20 minuti l'Inter ha fatto praticamente paura alla Lazio nella maniera più assoluta, poi ovviamente quando attacchi di continuo e sfianchi l'avversario, porti a casa il risultato, è una conseguenza che porti a casa il risultato, perché facendo prestazioni del genere è difficile che tu possa andare in difficoltà e perdere una partita. È un Inter che riesce ad arretrare e compattarsi quando deve e lo fa in maniera eccellente, perché è sempre stata abituata comunque anche alla fase difensiva piuttosto che invadere per tutta la partita la metà campo avversaria. Quest'anno però c'è appunto la novità, secondo me, rispetto all'anno scorso e agli anni precedenti della gestione Inzaghi, di riversarsi completamente nella metà campo avversaria ogni qualvolta ce ne sia la possibilità, e molte volte succede che gran parte del match lo passa comunque appunto nella metà campo della Lazio, in questo caso in questa semifinale di Supercoppa. Le statistiche le abbiamo viste, e il Napoli che deve appunto riuscire ad arginare quest'Inter. Dal nostro punto di vista, in casa Napoli, secondo me ad oggi c'è anche l'incognita di come una squadra deve affrontare appunto i nostri ragazzi, in quanto c'è stato questo cambio modulo, quindi non è la stessa cosa rispetto ad un Napoli che voleva dominare, voleva andare nella metà campo avversaria. Credo che la metteremo sicuramente un tantino sulla difensiva, perché andare ad affrontare in questo momento un Inter alti a centrocampo e cercando di metterlo in difficoltà a livello offensivo per almeno tutto il primo tempo, eh, mantenendo poi un ritmo abbastanza alto, perché l'Inter mantiene un ritmo altissimo durante le partite, quindi o gli stai appresso uomo su uomo e riesci diciamo a salire con la linea, altrimenti devi trovare la quadra e cercare di infilarti tra le linee, approfittando poi di qualche occasione e qualche spazio che si libera per andare in porta. Rispetto per tutti, paura di nessuno nella maniera più assoluta.
fatto è che l'Inter però resta la favorita per questa vittoria finale. È vero che diciamo nelle finali si vanno a livellare anche un tantino i divari tecnici tra le squadre. L'abbiamo visto nella finale di Champions League, un Manchester City favorito ha fatto tantissima fatica contro l'Inter perché sono 90 minuti e se riesci tatticamente comunque ad avere la meglio, diciamo, la più piccola, tra virgolette, sulla più forte. Non è questo il caso perché non vorrei chiamare il Napoli una piccola, ma per prestazioni e per il momento comunque non siamo la squadra favorita, ecco, senza che ci prendiamo in giro, però sono 90 minuti e vincerà chi avrà più voglia di andare ad alzare il trofeo, almeno dal mio punto di vista. Situazione Popovic. Popovic dovrebbe firmare, almeno ad oggi, per il Napoli e verrà girato al Frosinone, svincolato, talento serbo, operazione che piace tanto ovviamente al Napoli e per come agisce anche la nostra società e De Laurentiis. Dovrebbe essere girato al Frosinone, c'era la concorrenza di un City e del Bayern Monaco, il Napoli a quanto pare è riuscito, diciamo, a sbaragliare la concorrenza. Attaccante centrale sotto punta forse no, ma riesce comunque a giocare vicino o dietro ad un altro attaccante e schierato anche talvolta come esterno sinistro. 18 anni, appunto serbo, ho detto talento serbo 2006, svincolato, si è fatto le trafile giovanili del Partizan Under 16, Under 17 e Under 19, dal 1° gennaio ovviamente senza club. È un talento che potrebbe sbocciare e diciamo che qui lo porta, Transfermarkt lo porta come centrocampista offensivo, però per movimenti è stato anche diciamo forse adattato o meglio schierato anche come attaccante centrale, perché comunque è alto fisicamente è un bel pezzo, diciamo, di uomo, chiamiamolo uomo anche se ha 18 anni, ma è un bel pezzo d'uomo, quindi potrebbe far bene anche da punta centrale. Poi a 18 anni potrebbe anche cucirsi, diciamo, un ruolo diverso addosso, essendo comunque giovane, puoi incamerare determinate cose e vedere dove posizionarti e rendere al meglio per quanto riguarda la carriera futura. Vedremo se al Frosinone trova spazio e al limite possa essere pronto per tornare a Napoli e militare appunto nella rosa del Napoli dell'anno prossimo. Tutto può succedere, mai dire mai, vedremo come andrà a finire per Popovic. Mancano ancora le firme, ma siamo lì per terminare anche questa operazione di mercato. La situazione plusvalenza Osimhen e chiudiamo, ma leggo solo una notizia perché come ho detto prima a livello di giurisprudenza non è il mio campo, forse sarei anche un pesce fuor d'acqua senza andarmi a documentare, ma ho solamente un'intervista di un avvocato, dell'avvocato appunto, se la trovo ve la leggo anche, Edoardo Chiacchio. Leggiamo questa così per sommi capi possiamo capire in che direzione possa andare questa situazione e chiudiamo. Edoardo Chiacchio, avvocato ed esperto di diritto sportivo, è intervenuto a Radio Marte parlando dell'indagine della Procura di Roma su De Laurentiis. De Laurentiis e il Napoli, indagati per falso in bilancio per la vicenda d'Osimhen, secondo la Procura di Roma. Ricordo che il Napoli è stato giudicato e prosciolto in 2 gradi di giudizio sportivo per la stessa vicenda. Devono emergere solo fatti nuovi e l'unico provvedimento per riaprire questo caso è quello per revocazione.
Mi pare ancora abbastanza complessa la situazione, dice l'avvocato, e ancora abbastanza prematuro pensare agli scenari più difficoltosi e pericolosi per il club. Continua. Poi sul futuro è tutto ipotizzabile, ma assolutamente, ripeto, ci devono essere fatti nuovi rispetto a quelli che hanno portato al proscioglimento in 2 gradi di giudizio. A quel punto ci sono le due fasi, rescindente e rescissoria, ovvero bisogna prima superare il vaglio dell'ammissibilità della riapertura del procedimento e poi eventualmente capire se si verrà o meno condannati in giudizio, ammesso che si arrivi a questa fase. Dobbiamo essere cauti e i fatti per ora sono che ci sono 2 proscioglimenti. Scudetto Napoli a rischio, sento di escludere in maniera assoluta ed elimino completamente l'ipotesi che possa essere messa minimamente a rischio la vittoria dello scudetto. Le eventuali ipotetiche sanzioni o penalizzazioni assolutamente non prevedibili avverrebbero nel campionato in corso o in quello in cui si dovesse celebrare il nuovo processo. Ma parliamo di uno scenario nefasto. Quindi non mi fascio la testa assolutamente, vedremo come andrà a finire la situazione, se c'è da pagare che si paghi assolutamente, perché se un'operazione non è chiara ed è losca per come è avvenuta e per calciatori dati sopravvalutati eccetera eccetera, è giusto che si paghi. Vedremo poi se il Napoli esca fuori colpevole con sanzione in questo campionato o addirittura nel prossimo campionato, nel caso poi venga riaperto il caso più in là, a campionato finito e al limite la sanzione eventuale arrivi, che so, a settembre-ottobre prossimo, quindi ne andrà il cammino, ne varrà il cammino del campionato prossimo. Staremo a vedere cosa succederà in casa Napoli. Questo era quanto il punto di questa situazione. Sarà Napoli-Inter lunedì, pronti per questa finale di Supercoppa e mi auguro che la giochiamo con il sangue agli occhi, portandola a casa, perché un trofeo è sempre un trofeo e nella situazione in cui ci troviamo oggi, l'anno post scudetto, un'annata che è iniziata male e ci auguriamo ancora, perché non l'abbiamo raddrizzata, ci auguriamo di raddrizzare, farebbe bene all'umore dei calciatori, di noi tifosi. La società potrebbe vantare un altro trofeo in bacheca che appunto porta sempre gloria e voglia di andare avanti e cercare di tornare su diciamo un binario più roseo di quello che abbiamo visto finora. Staremo a vedere se riusciamo a battere questa Inter, che al momento però sembra uno scoglio molto alto e durissimo da, diciamo, da scavalcare, sorpassare. Vedremo, fatemi sapere appunto la vostra qui sotto nei commenti, ragazzi. Ci vediamo nel prossimo video, sempre Forza Napoli, ciao.